Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mio studio e nel mio canale. La domanda di oggi è: con il Lateral Harmonics Neo Clone, uno dei chorus più famosi, si può avere un chorus di tipo stereo? Naturalmente la risposta canonica è no, perché ovviamente questo pedalino è un pedalino mono e dunque avremo un risultato mono. Possiamo averlo in stereo in solo due maniere, una di queste due maniere ne richiede un altro, penso abbiate già capito che cosa voglio fare oggi con questo video. Prima di iniziare voglio ringraziare del Live Sound per avermi inviato il Neo Clone e quindi avermi permesso di fare questo divertente ma interessante esperimento. Veniamo subito a noi ed eccoci qua. Dunque, esperimento, come vi dicevo, molto semplice ma divertente. Con la mia chitarra, in questo caso io utilizzo come al solito la mia Fender Stratocaster, entro dentro al Sonulab Stomp Station, un lettore di profili NAM, quindi un simulatore di amp e cab. Da qui, in mono, entro dentro al Sonic Cake Portal, ossia un mixer di segnale, dove nel send A esco e vado nel primo Neo Clone, mentre dal send B esco e vado nel secondo Neo Clone. Da questi qua esco ovviamente rispettivamente dalle loro uscite ed entro dentro nel ingresso 1 e 2, ovvero destra e sinistra, del mio Eventide H90, che in questo caso utilizzo solamente come riverbero. Dal Eventide, sempre in stereo, dunque esco e vado alla scheda audio, ossia quello che sentite voi. Avrete sicuramente compreso che il segnale fino al Sonic Cake Portal è un segnale di tipo mono, mentre questo è il responsabile, diciamo così, non tanto di creare il segnale stereo, perché poi che definisco se un segnale è stereo o mono dipende da come viene pampottato, ovvero da come vengono gestiti i panning dei due canali, ma questo signorino qua è responsabile di splittare in due parti il segnale, tant'è vero che uno andrà qui, che poi io lo imposterò 100% sinistra, mentre l'altro andrà di qui, che imposterò 100% destra. Per verificare se quello che ho detto è vero, se attivo il send A sentirete solo sul canale di destra Al contrario, se attivo il send B sentirete solo a sinistra. Se li attivo entrambi sentirete su entrambi i canali in mono. Va da sé che per apprezzare questo video dovrete ascoltare in stereo, dunque munitevi di due buoni paia di monitor o un paio di cuffie. La prima possibilità che abbiamo di creare una sorta di stereo è con l'utilizzo di un solo Neo Clone, di un solo pedale. Andremo così ad attivare uno solo dei due, in questo caso per esempio attivo solo questo. In questo caso cosa succede? Succede che il segnale di sinistra viene modulato dal chorus, mentre quello di destra rimane dry. Il risultato è questo qui. Prima, dopo. Posso naturalmente aggiungerci anche un po' di riverbero, giusto per rendere il tutto un po' più spazioso.
Questo modo di operare non è un vero e proprio chorus stereo, perché a ben vedere il chorus è uno solo ed è ancora in mono, ma è più simile a quello che succede nel forse più famoso chorus della storia, nonché il primo pedale chorus al mondo. Sto parlando del Boss CE1. Il Boss CE1 fu rilasciato nel 1976 in seguito a un altro famoso prodotto, il amplificatore per tastiere, il Roland JC120. Ebbene, il Roland JC120, che al suo interno comprendeva il circuito che poi divenne il Boss CE1, era un chorus fondamentalmente che era applicato, quindi la parte modulata, vale a dire il vibrato, era applicato solamente ad uno dei due canali. L'altro canale rimaneva dry, ovvero privo di modulazione. Naturalmente, ascoltando questo ad orecchie libere, quindi diciamo senza in-ear, senza cuffie chiuse, dove purtroppo il segnale di sinistra è completamente isolato da quello di destra, ma anzi, ascoltando, come in questo caso sto facendo io ora, con due casse monitor, dunque l'orecchio di sinistra sente principalmente la cassa di sinistra, ma in parte sente anche il destra e viceversa. Ebbene, in questa maniera si aveva una sorta di apertura stereofonica, quindi una impressione, diciamo così, stereofonica maggiore. E questo era quello che si inventò la Roland e la Boss in seguito nel 1976. Quindi in realtà non è un vero e proprio chorus stereo, ma si tratta di un chorus mono applicato solamente ad uno dei due canali. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. L'altra possibilità prevede di attivare anche il secondo chorus, quindi avere due chorus indipendenti che vengono applicati indipendentemente ad ogni canale. Vi faccio sentire le varie diversità di suono, partendo appunto dal suono mono, dal suono singolo chorus al suono dual chorus. Applichiamoci anche in questo caso un po' di riverbero in modo da abbellire tutto. Questo è quello che propriamente viene chiamato dual chorus. Sicuramente per chi utilizza sistemi digitali come Quad Cortex, Helix o Fractal lo avrà trovato nell'elenco delle varie modulazioni che ci sono. Ed è proprio questo, ovvero due chorus separati, distinti per ogni singolo canale. Questo naturalmente può dar vita, diciamo così, a sonorità molto più complesse, a dei tappeti sonori molto più ricchi, perché anche in questo caso qua, che i due chorus sono regolati alla stessa maniera, in realtà un minimo di differenza c'è sempre, e questo comporta dunque delle piccole lievi variazioni tra sinistra e destra in questo caso, che rendono il tutto molto interessante.
Ecco, in questo caso, come avete visto, io li ho regolati praticamente uguali, ma potremmo anche, ad esempio, creare due cose molto diverse. Vi faccio un esempio. Prendiamo il chorus di destra e aumentiamone la rate. Ora prendiamo il chorus di sinistra, aumentiamo la depth, quindi tiro in su questo switch e rallento la rate. Sono due chorus molto belli e anche diversi. Da un lato abbiamo un chorus con un'oscillazione più veloce ma meno ampia. Dall'altra, al contrario, abbiamo un chorus con un'oscillazione più lenta ma più ampia. Se vado a combinare queste due cose insieme, succede questo. Con e senza. Molto bello, molto interessante questo esperimento, perché ci aiuta a capire una cosa, che per creare un suono stereofonico in realtà non serve tanto, non serve molto. Soprattutto la cosa importante da capire è che se i due segnali destra e sinistra sono identici, noi percepiremo tutto in mono, come fossimo al centro, come fosse un unico segnale. Ma se uno dei due segnali, anche solo uno, è diverso di poco, ecco che avvertiamo un'apertura, ecco che avvertiamo la stereofonia. E impariamo un'altra cosa ancora, che più aumenta la diversità, quindi maggiore sarà la differenza tra destra e sinistra, maggiore sarà l'impressione stereofonica. Quindi è come che il panning, il wide, diciamo così, o lo spread, come lo volete chiamare, si divarichi, si amplifichi sempre di più. Io in questo caso ho utilizzato i chorus Neoclone che mi ha fornito The Live Sound e che voglio ringraziare di cuore, ma vi voglio ricordare che naturalmente questo esperimento lo potete fare anche con qualsiasi altra modulazione. Potete sperimentare utilizzando un phaser, utilizzando un flanger, utilizzando un vibrato, tutte modulazioni che vanno praticamente ad, per così dire, alterare le frequenze, alterare il contenuto armonico del nostro suono. Diversamente il risultato sarà difficile utilizzando ad esempio un tremolo o un distorsore, perché quelli sono effetti che hanno a che vedere con la dinamica, con il volume, mentre se utilizziamo appunto phaser, flanger, vibrati, chorus, come avete sentito, il risultato è molto molto evidente. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Era un video divertente, pratico, ma ovviamente queste cose qua, visto che stiamo utilizzando due
pedali in parallelo fondamentalmente, lo potete sperimentare anche se utilizzate un sistema digitale di ultima generazione come un Fractal, come un Quad Cortex o una Helix, semplicemente mettendo in parallelo un effetto insieme a un altro. Oppure se avete come me anche voi un mixer di linea, io uso questo qui economico della Sony Cake, potete sperimentare concretamente e nella realtà quello che vi ho appena fatto vedere. È molto interessante queste cose e ci aiutano a comprendere molto su come funziona il mondo del suono, il mondo dell'audio che noi percepiamo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina. Vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate i miei preset, i miei patch, i miei profili, le backing track che io realizzo e anche i link ai vari tutorial, ai vari corsi. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!